avanti, 1, 2, 3, Ale, chi è più veloce? Io o voi? Vediamo chi muore prima, il mio diesel o il vostro... Allora abbiamo un po' di cani selvaggi che ci inseguono. Siamo all'uscita di Bosdur e si vede, guardate che razza di discarica infame che hanno fatto qua. Veramente una roba da incazzarsi. 2 chilometri di discarica, un vero peccato perché la città sta crescendo bene ma si fanno delle porcate così. Vabbè. In ogni caso hanno anche tagliato questa pista, hanno fatto un po' di casini, non si riusciva a capire da dove si usciva. E adesso in teoria questa dovrebbe essere la pista giusta che porta in là, spero che sia così, anche perché vorrei fare la risalita verso la Yun, visto che oggi non ho questa gran voglia di andarmi a infognare in mezzo al nulla, su quella che dovrebbe essere la pista che corre lungo il mare. Sono 200 km circa e sarebbe carino riuscire a farla tutta. Adesso qua l'hanno rifatta nuovo sto pezzo di pista, ma più avanti non so come sia. Lo scopriremo solo vivendo. Detto ciò, il 1° novembre e il tempo non è male, stamattina c'è umidità ma devo dire molto meno che ieri e si è asciugato tutto abbastanza veloce, per cui si può viaggiare tranquilli. Adesso vedremo cosa succede a livello di piste, perché chiaramente qua ci hanno messo le mani, hanno fatto casino. Ecco, qua ad esempio c'è già un bivio di una pista che non si capisce che cazzo è. Qua però si continua lungo la costa e quindi forse la pista è quella giusta e magari anche ben tracciata, perché suppongo che questa roba qua serva anche per recuperare il pesce dei vari pescatori che ci sono lungo la costa, che dovrebbero essere tanti. Oh, una nuvola che ci fa un filo d'ombra, ed è una nuvola vera, non è umidità, questa è proprio una nuvola. Mentre davanti a noi quelle nuvole che ci sono, che corrono veloci, quella lì invece è umidità che si sta dissolvendo. Allora la pista non è male, il problema è che è proprio sabbia, molle e tanta sabbia, quindi adesso sgonfio un po' le gomme perché sennò faccio fare troppa fatica alla macchina. Quindi 5 minuti, sgonfiamo, che galleggi bene e poi ne riparliamo. Ok, andiamo a tirare giù a 1,6, ma sì, 1,6 dovrebbe bastare. Sì, 1,6. Bene, gomme sono sgonfie, le abbiamo messe a 1,6, che non è sgonfissimo, si può andare molto più giù, però cominciamo con 1,6, poi vediamo come galleggia la macchina. E un po' lì, oui, un po' lì, mettiamo una elegante terza, andiamo avanti un po', poi tra una mezz'oretta ci fermiamo e ci facciamo una bella colazione. Vediamo un po' come va adesso. Sì, va meglio di prima, galleggia molto meglio. Bisogna vedere se la pista è quella giusta. È più complicato qua che in pieno deserto, anche se c'è un mare di riferimento, però da qualche parte andremo, no? A finire. Tracce ce ne sono tante a terra. Se certo la Yun non è proprio girato l'angolo, ma insomma ci arriva. Guarda che bella pista qua tracciata, non valeva neanche la pena stare sgonfiare le gomme. Qui siamo scesi in una specie di depressione, che siamo su una roba che quando piove deve essere un lago. Io seguo le tracce, ma devo dire che stringo un po' perché vedo che comunque di acqua sotto ce n'è, per cui credo che qua quando piove si rialza tutto, e stanotte deve aver piovuto, perché non credo che sia solo umidità quella che si vede. Secondo me qua ogni tanto piove anche in begli acquazzoni. Tra l'altro oggi c'è il tempo che promette acqua, quindi pieno di nuvole.
Comunque la pista direi che è questa, è ben segnata in questo momento, ogni tanto ci sono anche due paletti come questi, quindi forse ci siamo. Io andrei ancora un po' avanti e poi tra un po', quando riesco a trovare un pezzettino dove fermare, ecco, però vedi, la pista passa di là, l'altra passa di là, quale sarà quella giusta? Andiamo di qua e poi vediamo dove ci porta. La faccenda comincia a farsi complicata. Tracce in tutte le direzioni che spesso portano a qualche capanna di pescatori e lì finiscono. Comincia quindi una serie di avanti e indietro alla ricerca di quella giusta ed il fatto che per qualche imperscrutabile motivo il GPS non mi mostra il percorso fatto rende tutto più difficile. Ecco, io credo che sia di qua a sto punto. Eccola. Sempre sul bordo di questa sebca, seguendo le tracce, non vedo altre soluzioni. Ok, restiamo qua. Sai tu dove stiamo andando? Io no, io vado fino qui, poi qui la pista cosa fa? Gira di là? Di là però andiamo fuori dalla zona, prosegue lì, gira oltre, andiamo sulla duna, qui sono andati tutti fino lì, poi sono tornati indietro, quindi torniamo indietro pure noi, andiamo a prenderla di là, no, lì è fermé. C'est pas là la piste. C'est pas là. Se là, speriamo. Andiamo di qua e poi proviamo a vedere se c'è qualcosa che tira a gauche. Là così. Minchia, senti come è bagnato qui sotto. Madonna, che paura. Attraversiamo sta sabchetta e forse lì si ritrova una pista un po' più battuta. Per ora qua delle tracce ci sono. C'è di nuovo una parvenza di pista e quindi forse è questa, va bene. Ma anche questa pista alla fine finisce per portarmi a casa di un pescatore che mi consiglia di tornare indietro. Abbiamo fatto del vero e proprio fuoristrada, nel senso che per tagliare e tornare indietro, visto che quel di pescatore o chi diavolo era mi ha detto che di là la pista non c'era, ho detto vabbè, torna indietro e vai sull'asfalto. Sì, per raggiungerlo l'asfalto tutto sulle pietre, con le gomme mezze sgonfie che non vanno per niente bene, però adesso ci siamo, ormai siamo arrivati, qua c'è una parvenza di pista, di qualche cosa che si può prendere, evitando di andare a farsi dei numeri contro i sassi. Ci siamo all'asfalto, che facciamo? Rimontiamo? Sì, perché a 1,6 sull'asfalto le ruote le fotto, quindi è meglio che io vada a rimontare, a rigonfiare le gomme. Visto che il tentativo di risalire la costa è miseramente fallito e che per sovramercato il compressore si rifiuta di funzionare, torno all'MLM verso Bosdur per rigonfiare gli pneumatici, ripristinare il compressore e farmi una colazione come si deve, prima di rimettermi in marcia sulla statale in direzione di Layun. Voi non l'avete visto, ma un quarto d'ora fa, mentre stavo mangiucchiando finalmente un panino, è apparso dal nulla un militare, non è proprio un militare, probabilmente neanche guardia costiera, non so bene cosa sia, comunque in ogni caso è venuto a prendersi i miei documenti, controllare chi fossi, dicendomi che non si può dormire qui. Va bene, chi cazzo vuol dormire? C'è la bruma a quest'ora, se voi guardate è impressionante, non si vede il mare che è lì a 200 metri, 300 metri sotto questa falesia, c'è un pezzo di spiaggia, poi c'è il mare, ma non lo si vede per la brume che si alza. Vabbè, in ogni caso direi qui c'è ogni chilometro giù di lì c'è una piccola casermetta, chiamiamola così, dove evidentemente c'è qualcuno che è obbligato a stare lì tutto il tempo a guardare chi cazzo passa,
o a controllare forse che non si peschi, perché la prima cosa che mi ha chiesto è non sei mica venuto qui a pescare, quindi forse c'è un divieto di pesca o qualcosa del genere, va a sapere. Va bene, insomma, c'è la brume, ci sono i controlli, c'è una pista infernale da 20 all'ora a tornare su di là, ma sono 5 km a dir tanto, e andiamo. Torniamo sull'asfalto. Fantastico. Questi trasportano le pale, delle pale eoliche direi, incredibile. Questa roba industriale che c'è sulla sinistra, non so se è già l'arrivo dei fosfati di Bucra o che diavolo è, ma sono chilometri che c'è questo muro alla nostra sinistra. E adesso roba industriale, c'è una puzza schifosa. Nella zona di Layun, sulla costa, ci sono molti più controlli stradali che nell'interno e a volte capita di trovare anche gendarmi simpatici come questo. Buongiorno. 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 Solite dune tra il Marsa e Layun. Ingresso in Layun. Ingresso in Layun, dove una volta non c'era un alberi potati in maniera elegante. Lo so, corro il rischio di ripetermi, ma anche qui a Layun lo sviluppo è notevole. La città appare curata, pulita ed esteticamente si presenta molto meglio di altre città più gettonate del nord. Chiaramente è in buona parte nuova ed è arrivata a contare 220.000 abitanti. La attraverso da ovest ad est, guardandomi intorno alla ricerca di un posto aperto dove mangiare qualcosa, ma è tutto chiuso. Evidentemente l'orario non è quello giusto, per cui, facendo attenzione ad ogni rotonda per evitare collisioni e fatto il pieno di gasolio ed acqua presso un distributore, esco dalla città, sulla strada per Smara, per poi svoltare al bivio che porta alla pista che percorre la Seguiete Lamra. Ok, e qui dove stiamo andando comincia la Seguiete Lamra, cioè in realtà va avanti altri 10 km fino alla costa, ma noi da qua risaliamo il corso della Seguiete e dovremmo andare a finire fino a Smara. Quindi abbiamo fatto un grande tour e torniamo a Smara. Vale. Noi dovremmo sempre stare su questo lato, che è la sponda sinistra. Noi in realtà siamo a destra, ma è la sponda sinistra perché si guarda dalla sorgente verso la foce, e quindi noi risaliamo il corso e stiamo su questo lato. In teoria dovrebbe essere pista, quindi mi sa che questo arriverà al primo villaggio e poi diventerà pista, spero. Vedi che era giusto? Bisogna stare da questo lato, eccoci qua. Questa è la pista. Si parte di qua e si va, non credo che sia là sopra, credo che sia per di qua. La pista va dritta, che cazzo. Sì, la pista è questa qua. Dai, on y va. Ça c'est la piste, la Seguiete. Siamo dentro la Seguiete Lamra, direi su un lato. Qui tra l'altro si allarga tantissimo, per cui in realtà il verde di dove ogni tanto per sbaglio viene un po' di acqua è in là. Compenso qua ci sono ogni tanto delle tracce che sembra di fango secco, per cui evidentemente ci sono momenti in cui se piove seriamente diventa una specie di trappola fangosa questa, però la pista è ben battuta, ci sono tracce belle dure, c'è anche una discreta tolo ogni tanto, per cui vuol dire che è super sfruttata.
solo che la velocità deve essere molto ridotta, perché tra buchi e una storia e l'altra non bisogna fare gli scemi. C'è anche qualche abitazione che in teoria è nel pieno corso del fiume, che vuol dire che probabilmente di acqua qua non ne vedono da 30 anni, 40, perché quando cola molto poco. Qualche insediamento c'è, qui alla destra c'è, ad esempio c'è un pozzo di cemento tutto ben fatto, e qua ci sono delle baracche che probabilmente stagionalmente ospitano persone che hanno i troupeau qui che vanno in giro, perché adesso sembrano completamente disabitate e andate, ma immagino che, essendoci del verde, quando è la stagione giusta i cammelli qua si trovino abbastanza a loro agio. Comunque me l'aspettavo molto più incassata come valle, invece è larghissima, 1,5 chilometri, 2 chilometri di larghezza, delle sponde praticamente tabulari, perché evidentemente il resto è una specie di altopiano e questo è terreno scavato nei millenni dal fiume. Le ombre cominciano ad allungarsi, sono le 18:08. Fra non moltissimo ci fermiamo per fare campo, e là davanti c'è anche una moschea, che è l'unica cosa costruita che non sembra una baracca finora incontrata. Ma che bella moschea! E a sinistra cos'è? Una costruzione di cosa? Ah, ci sono 2 persone che lavorano di pala e di piccone e di pala. Bene che tutte le piste portano a Smara, però io dico che era quella là che andava di là. Fammi vedere, vado a riprendere quella, poi vediamo. Questo tratto della pista è abbastanza complicato. Ci sono un'infinità di tracce ed è difficile capire quale sia quella da seguire, visto che molte portano soltanto ai piccoli insediamenti. No? Gira di lì, guarda che storia, gira, attraversa là e poi va di là. Questo. Sì. Dove è finita la pista? Non vedo più, laggiù. Eccola. Ci fa ogni volta, è un casino. Ecco, allora qua la pista fa veramente cagare, perché è fango secco, crepato, che deve essere una roba quando piove che qua sono tutti bloccati e nessuno si muove più, forse coi cammelli, ma neanche. Guarda che razza di terreno, tutta una crepa, poi tutte baracche, posti di merda, ogni tanto tacca e guarda che ti salta fuori una casa come questa che sembra una specie di hotel di lusso. Un signore con Land Rover in casa, 2 macchine, cammelli belli recintati, guarda. Vero signore, a parte la spusa dei cammelli, cucciolotti, che carini.
Le Petits Chameaux. Bene, adesso per un po' sembra che non ci siano case, noi stiamo andando più o meno nella direzione giusta. Ecco, direi che la zona quella bella dove sono tutti con le case perché c'è da pasturare gli animali è finita, o perlomeno è molto più a sinistra. Questa pista è corretta, anche se spostata di pochi metri, ma ci siamo. Là là. Che bello, guarda che colori, spectacular erosion. Quindi noi scendiamo sotto questa erosione, andiamo al di là e subito al di là facciamo campo, dai. Che bello qui, spettacolare, bellissimo. La luce è molto calda, il tramonto imminente, per cui attraverso l'erosione e punto verso un gruppetto di acacie sulla sinistra della pista, dove mi installo e mi godo il tramonto sorseggiando una meritata Weiss accompagnata da parmigiano e patatine.